Saliamo a bordo della Jaguar XK150, con la quale concludiamo il nostro viaggio con Cristiano Luzzago per l'anniversario dell'iconica auto inglese. Cristiano, siamo al terzo appuntamento con le nostre amate XK 1957 XK150. Esattamente, con la produzione del 150 si entra in una nuova fase e in una nuova serie di veicoli. Innanzitutto teniamo sempre presente, come già detto, che Jaguar guarda con un occhio particolarmente attento al mercato americano. Quindi la 150 viene ulteriormente implementata nella dotazione di accessori, di comfort e di prestazioni e di modelli. Mantenendo la base delle tre versioni principali, quindi Roadster, Drophead, cioè cabriolet, fixed che sta per coupé, ci sono però delle grandi novità in ambito motoristico. Infatti al motore 3.4 viene affiancato anche il motore 3.8 ed entrambe le versioni sono fornite anche con un equipaggiamento a 3 carburatori, il cosiddetto modello S, che implementa ulteriormente le prestazioni. Infatti già dal 3.4 abbiamo 190 cavalli, mentre il 3.4S ne ha 220, il 3.8 ne ha 250 e il 3.8S addirittura 265. Terza generazione di XK, nuovo frontale, ancora più Jaguar. Sì, la 150 colpisce molto l'occhio rispetto agli altri modelli perché è radicalmente trasformata. Infatti le linee sinuose delle fiancate e dei modelli precedenti nella 150 vengono praticamente abbandonate e c'è solo un lieve cenno di ondulazione fra il parafango anteriore e il parafango posteriore. La calandra anteriore è molto più ampia, offrendo maggiori possibilità di raffreddamento. Cambia molto tutto, è più largo il cofano, è più larga la mascherina, cambia radicalmente il padiglione del tetto, offre una ulteriore maggiore abitabilità all'interno dell'abitacolo e ci sono moltissime modifiche anche all'interno della vettura. Con la 150 cambia radicalmente la struttura del cruscotto della vettura. Vengono mantenute le abitudini precedenti di tenere la strumentazione centrale in modo da consentire facilmente l'inversione di guida a secondo dei mercati dove la vettura verrà commercializzata. Mentre la strumentazione rimane pressoché invariata, quindi con le caratteristiche dei modelli precedenti, cambia in questo caso il contagiri che nella versione 120 e 140 ruotava in senso antiorario, nella 150 invece ruota in senso orario come tutti i contagiri dell'epoca. Abbiamo in questo caso un contachilometri perché si tratta di una vettura a guida sinistra ma europea, il solito termometro dell'acqua, manometro dell'olio, amperometro, indicatore del carburante con riserva, più i soliti comandi, fari, tergi, eccetera. Ma quello che contraddistingue radicalmente è la plancia che invece di essere come nella precedente versione coupé e cabriolet in legno rivestita in radica di noce, è totalmente in pelle, con questo inserto della strumentazione centrale che è in pelle di color grigio. Il volante installato su questa vettura è un volante opzionale o cosiddetto aftermarket. All'epoca montava il volante che era molto simile a quello del modello precedente XK140. Mentre il proprietario precedente di questa vettura, per un proprio vezzo, ha introdotto un volante Motolita, che è un classico volante che equipaggia le vetture inglesi, un po' come il Nardi per le vetture italiane. L'abitacolo della XK150 è ancora più spazioso e luminoso rispetto a quello dei modelli precedenti. Infatti una clientela sempre più esigente e di statura sempre più alta ha bisogno di ampi spazi sia per i sedili anteriori che per i sedili posteriori. Terzo modello XK, uno stemma sul cofano posteriore ancora diverso, però vedo che aumentano il numero delle vittorie alle mani. Infatti la Jaguar
continua a vincere Le Mans, quindi differentemente dal modello precedente dove erano indicate le vittorie del 51 e del 53, qui vengono indicate anche quelle del 55, 56 e 57. E qui bisogna fare una parentesi importante per far capire che la Jaguar non era vincitrice solo in quanto prestazionale nelle motorizzazioni, ma anche perché è dotata di freni a disco. Infatti già dai primi anni 50 le vetture Jaguar vincevano nelle competizioni perché avevano la possibilità di frenare molto dopo rispetto alle concorrenti. Ed è proprio sulla 150 che vediamo, oramai già sperimentata da anni nelle competizioni, l'installazione di 4 freni a disco. Come si colloca nell'ambito dello sviluppo Jaguar il modello XK150? La 150 è l'ultima di una serie di vetture sportive che sono state create sostanzialmente negli anni 40. Quindi con una configurazione telaistica attualissima nel 48, ma che all'alba degli anni 60 è ovviamente obsoleta. Infatti i Jaguar già con la XKC, quindi la famosa C-Type, che mutuando ancora la sospensione a barre di torsione nate con la 120, però con una telaistica oramai a monoscocca portante, hanno conseguito un'evoluzione che porterà l'anno successivo all'uscita di produzione della 150 alla realizzazione della famosa E-Type, affiancate da vetture da competizione con delle soluzioni tecnologiche, telaistiche, di sospensioni e di freni assolutamente avveniristiche rispetto a qualunque altra vettura del tempo.